Buongiorno a tutti, sono Lucas e benvenuti su Wow Podcast Italian. Mia, che bella mattina oggi, vero? Buongiorno a tutti, cari ascoltatori, sono Mia. Sì, Lucas, è una mattina bellissima. Ma dimmi, come stai oggi? Hai l'aria un po' diversa dal solito. Ah, lo noti anche tu? Guarda, oggi mi sento davvero speciale. È una di quelle giornate in cui ti alzi dal letto e pensi: oggi sarà una giornata meravigliosa. Sai quel momento quando apri gli occhi e tutto sembra perfetto? Sì, capisco benissimo quella sensazione. È bellissima. Ma senti, Lucas, noi oggi vogliamo parlare proprio di questo con i nostri ascoltatori. Come ti senti oggi? Sembra semplice, ma in italiano ci sono tanti modi per esprimere le proprie emozioni. Esatto, Mia. E cari ascoltatori, questo è un argomento molto importante per voi che imparate l'italiano. Pensate a quante volte al giorno qualcuno vi chiede: come stai? Come ti senti? E voi cosa rispondete? Solo bene o male? Ecco, e oggi vogliamo aiutarvi a rispondere in modo molto più ricco e naturale. Ma prima, Lucas, torniamo a te. Dicevi che oggi ti senti speciale. Cosa vuoi dire esattamente con speciale? Allora, come vi spiego? Stamattina mi sono svegliato molto presto, forse alle 6, e invece di sentirmi stanco come al solito, mi sentivo pieno di energia. È strano, no? Di solito la mattina sono un po' lento. Ho bisogno del mio caffè per funzionare. Ah, Lucas e il suo caffè. Cari ascoltatori, Lucas senza caffè la mattina è una persona completamente diversa. È quasi pericoloso parlargli prima che beva il suo caffè. È vero, non posso negarlo. Ma oggi, stranamente, mi sono svegliato e mi sentivo già sveglio, già attivo, già pronto per la giornata. Mi sentivo energico. Questa è una parola molto utile in italiano. Mi sento energico. Perfetto! E cari ascoltatori, ripetete con noi, mi sento energico, oppure se siete una donna, mi sento energica. Notate la differenza? In italiano gli aggettivi cambiano con il genere. Ma non preoccupatevi, ci arriviamo naturalmente ascoltando. Bravo, Mia! E sai cosa mi ha reso ancora più felice stamattina? Ho guardato fuori dalla finestra e c'era il sole. Dopo tanti giorni di pioggia, finalmente il sole. Mi sono sentito subito di buon umore. Oh, capisco. Il tempo influenza tanto il nostro umore, vero? Anche io quando vedo il sole mi sento automaticamente meglio. Mi sento più leggera, più positiva. Cari ascoltatori, lo sentite anche voi? Il sole vi fa sentire meglio? Assolutamente. E poi, Mia, sai cosa ho fatto? Ho aperto la finestra, ho respirato l'aria fresca del mattino e mi sono sentito, come dire, rinato. È la parola giusta. Mi sentivo completamente rinato. Rinato! Che bella parola, Lucas! Sì, è perfetta. Mi sono sentito rinato significa che ti sentivi come se fosse un nuovo inizio, come se tutto ricominciasse. Cari ascoltatori, questa è una frase molto poetica e bella da usare. Esatto. E pensate, di solito la mattina mi sveglio e penso subito a tutte le cose che devo fare. Il lavoro, le email, gli appuntamenti. E questo mi fa sentire un po' stressato fin dall'inizio della giornata. Ah, sì, questo lo capiscono tutti, vero, cari ascoltatori? Quella sensazione di aprire gli occhi e già pensare: oh no, ho così tanto da fare. Ti fa sentire subito stanco, ancora prima di alzarti. Perfettamente descritto, Mia. Stanco ancora prima di alzarsi. Quante volte mi è capitato. Ma oggi no. Oggi mi sentivo sereno, mi sentivo tranquillo, senza quella pressione solita. Sereno e tranquillo. Altre due parole bellissime. Lucas, mi fa tanto piacere sentirti così. E sai, anch'io oggi mi sento abbastanza bene.
anche se forse non sono al 100% come te. Oh, davvero? Raccontami, Mia, come ti senti tu oggi? Allora, cari ascoltatori, io questa mattina mi sono svegliata un pochino stanca. Avete presente quella sensazione quando suona la sveglia e vorreste dormire ancora solo 5 minuti? Ecco, io stamattina volevo dormire almeno un'altra ora. Ah, il classico ancora 5 minuti. Lo conosco bene. E quindi come ti senti adesso? Adesso sto meglio, grazie. Dopo il caffè, naturalmente. Ho bevuto il mio caffè, ho fatto una bella doccia e adesso mi sento molto più sveglia. Mi sento pronta per la giornata, ma senza quel caffè era impossibile. Ah. Mia e Lucas, due grandi amanti del caffè. Cari ascoltatori, in Italia il caffè è quasi una medicina. È parte della cultura italiana. Senza caffè la mattina, molti italiani non riescono a funzionare. È assolutamente vero, il caffè è sacro in Italia. Ma tornando alle mie emozioni, cari ascoltatori, voglio fare una domanda a voi. E voi come vi sentite oggi? Scrivetecelo nei commenti. Usate le parole che imparate qui con noi. Sì, ottima idea, Mia. Cari ascoltatori, nei commenti sotto questo video scriveteci come vi sentite oggi. Potete usare le parole che abbiamo già detto. Mi sento energico, mi sento sereno, mi sento stanco, mi sento di buon umore. Siamo curiosi di sapere. E se non sapete come si dice qualcosa in italiano, scrivetelo nella vostra lingua nei commenti e noi vi aiutiamo. Questo è il modo migliore per imparare, no? Praticando insieme. Esattamente. L'italiano si impara parlando, non solo studiando. Ma Mia, voglio tornare a te. Hai detto che ti senti un pochino stanca. C'è qualcosa di specifico che ti ha stancata? O è solo quella sensazione generale del mattino? Brava domanda, Lucas. Allora, ieri sera sono andata a letto un po' tardi. Ho guardato una serie televisiva italiana molto bella e non riuscivo a smettere. Sai quando una serie è così buona che dici solo un altro episodio, e poi un altro, e poi un altro ancora? Oh sì! Lo conosco benissimo. Si chiama binge watching in inglese, ma in italiano diciamo che ci si è fatti prendere dalla serie. Cari ascoltatori, capite di cosa parliamo? Avete mai fatto questo? Tutti lo abbiamo fatto almeno una volta. E il risultato è che la mattina dopo ti svegli e sei esausto. Esausto significa veramente completamente stanco. Non solo un po' stanco, ma esausto. Esausto, altra parola molto utile. E quindi stamattina ti sentivi esausta, Mia? Non completamente esausta, ma diciamo che mi sentivo un po' assonnata. Assonnata! Come si sente una persona che ha dormito poco, gli occhi pesanti, la testa un po' confusa. Ecco, mi sentivo assonnata stamattina. Assonnata! Perfetto! Cari ascoltatori, avete capito la differenza tra stanca, esausta e assonnata? Sono tutte parole che esprimono una forma di stanchezza, ma con intensità diversa. Stanca è normale, esausta è moltissimo, assonnata è specifica per quando si ha sonno. Esattamente, Lucas, spiegato benissimo. E questo mi fa pensare a qualcosa di importante per voi ascoltatori. In italiano ci sono tante parole diverse per descrivere come ci si sente e ognuna ha una sfumatura diversa, un significato leggermente diverso. Vero! E la cosa bella è che più ascoltate podcast come questo, più conversazioni italiane ascoltate, più queste sfumature diventano naturali. Non dovete studiare le regole, le imparate naturalmente. Proprio così. È come quando eri bambino e te ne imparavi la tua lingua madre. Non studiavi la grammatica, ascoltavi e ripetevi. Ed è così che funziona meglio per il cervello. Bellissimo punto, Mia. Ma senti, voglio tornare a parlare del mio stato d'animo di oggi.
Ti ho detto che mi sento energico e sereno, ma c'è anche qualcosa di più. Come si dice quando sei felice, ma anche un po' emozionato per qualcosa? Dipende. Se sei emozionato per qualcosa di bello che sta per succedere, potresti dire che sei eccitato. O entusiasta. Entusiasta è una parola bellissima. Sei entusiasta di qualcosa. Entusiasta, sì, mi sento proprio entusiasta oggi. E sai perché, Mia? Perché oggi è un giorno speciale per Wow Podcast Italian. Ma non voglio dire troppo ancora. Oh, misterioso! Cari ascoltatori, Lucas ha un segreto. Come vi fa sentire questo? Siete curiosi? Anche io sono curiosa. Lucas, devi dirci qualcosa. Va bene, va bene. Allora, cari ascoltatori, vi dico solo che abbiamo delle novità bellissime in arrivo per il nostro canale e questo mi rende molto eccitato, molto entusiasta, molto felice. Ecco perché oggi mi sento così bene. Oh, che bello! Anche io mi sento più sveglia adesso. Sentite, cari ascoltatori, quando si ha qualcosa di bello da aspettare, anche la stanchezza passa. È come una magia. Esattamente. E questo ci porta a un altro modo di descrivere come ci si sente. Quando hai qualcosa di bello che aspetti, ti senti speranzoso, ti senti ottimista, guardi il futuro con occhi positivi. Mi piace tanto questa parola, ottimista. Essere ottimista significa vedere il lato positivo delle cose. E l'opposto? L'opposto è pessimista. Ma noi su Wow Podcast Italian siamo sempre ottimisti, vero Lucas? Assolutamente sempre ottimisti. Cari ascoltatori, voi siete persone ottimiste o pessimiste? Cosa ne pensate? Scrivetecelo nei commenti, sono davvero curioso di sapere. Sì, vogliamo sapere. E ricordate che non c'è una risposta giusta o sbagliata. Alcune persone sono naturalmente più ottimiste, altre più pessimiste. E va benissimo così. L'importante è essere onesti con se stessi. Verissimo. E a proposito di essere onesti con se stessi, Mia, ti faccio un'altra domanda. Ci sono giorni in cui ti svegli e ti senti di cattivo umore senza un motivo preciso? Sai, quelle giornate in cui tutto sembra un po' grigio? Oh, certo. Credo che tutti abbiano queste giornate. Quei giorni in cui ti svegli e non sai perché, ma ti senti un po' giù. Ti senti melanconico. È quasi poetico, no? Melanconico è una delle parole più belle della lingua italiana. Melanconico. Sì, è una parola bellissima, quasi romantica nella sua tristezza. Cari ascoltatori, conoscete la parola melanconico? Significa avere una tristezza dolce, una nostalgia, una sensazione di malinconia. Esatto. E in italiano diciamo anche che ti senti giù, che sei giù di morale. Come se le emozioni fossero fisiche. Come se quando sei triste scendi in basso e quando sei felice sali in alto. Bellissima osservazione, Mia. Le emozioni come qualcosa di fisico, verticale, su e giù. Quando sei felice sei su, quando sei triste sei giù. Questa è la poesia della lingua italiana. Ah, l'italiano è una lingua così espressiva. Per questo è così amata in tutto il mondo. Cari ascoltatori, è per questo che state imparando l'italiano, vero? Perché è una lingua bellissima, ricca, espressiva. E anche perché l'Italia è bellissima. La cultura, il cibo, la musica, l'arte. Ma quello è un argomento per un altro episodio. Torniamo alle emozioni. Mia, hai mai provato quella sensazione di essere sopraffatto? Sai, quando hai troppe cose da fare e ti senti sopraffatto da tutto. Oh sì, purtroppo. Mi è capitato tante volte. Quando hai 1000 cose da fare, 1000 pensieri in testa e non sai da dove iniziare. Ti senti sopraffatto, oppure, in italiano diciamo anche, mi sento sotto pressione. Sotto pressione. Esattamente. E in questi momenti cosa fai tu, Mia? Come ti aiuti a sentirti meglio?
Allora, io ho alcune cose che mi aiutano molto. Prima di tutto faccio una passeggiata. Uscire all'aria aperta mi fa sentire subito più leggera, più libera. Camminare aiuta la mente a rilassarsi. Ottimo consiglio! Anch'io faccio questo. Quando mi sento stressato o sotto pressione, una passeggiata fa miracoli. Cari ascoltatori, voi cosa fate quando vi sentite sotto pressione o stressati? Scrivete nei commenti, siamo molto curiosi. E sai, Lucas, un'altra cosa che mi aiuta tantissimo è parlare con qualcuno. Con un'amica, con la famiglia. Condividere come ci si sente fa sempre bene. Assolutamente. In italiano c'è un bel modo di dire: il dolore condiviso è mezzo dolore. Quando condividi un problema o una preoccupazione con qualcuno, ti senti meglio, come se il peso diventasse più leggero. Bellissimo detto. E l'opposto, la gioia condivisa è doppia gioia. Quando condividi qualcosa di bello con qualcuno, la felicità si moltiplica. È una delle cose più belle della vita, no? Assolutamente. Ed è anche per questo che noi facciamo questo podcast, per condividere con voi la bellezza dell'italiano, la gioia di imparare una nuova lingua. E voi la condividete con noi commentando, iscrivendovi, partecipando. Esatto. Cari ascoltatori, la nostra comunità su Wow Podcast Italian è meravigliosamente attiva e calorosa. Grazie a tutti voi che ci seguite, che commentate, che condividete i nostri episodi. Grazie di cuore davvero. Ma senti, Mia, voglio fare un piccolo esercizio con i nostri ascoltatori. Facciamo una lista di tutte le parole che abbiamo usato oggi per descrivere come ci si sente. Sei pronta? Prontissima. Cari ascoltatori, preparatevi. Potete prendere un foglio e scrivere queste parole, o fermate il video e prendete nota sul telefono. Queste parole sono molto utili nella vita quotidiana. Allora abbiamo detto: mi sento energico, mi sento sereno, mi sento di buon umore, mi sento rinato, mi sento stanco, mi sento esausto, mi sento assonnato, mi sento entusiasta, mi sento ottimista, mi sento melanconico, mi sento sotto pressione, mi sento sopraffatto, mi sento leggero. Bravissimo Lucas! E avete notato, cari ascoltatori? Usiamo sempre la stessa struttura. Mi sento più un aggettivo. È semplice, no? Mi sento più la parola che descrive l'emozione. Perfetto. E potete anche usare sono più l'aggettivo. Per esempio, sono stanco, sono felice, sono entusiasta. Entrambi i modi sono corretti e naturali. Esattamente. E ricordate, se siete una donna, l'aggettivo finisce spesso in A. Sono stanca, sono felice, sono entusiasta. Se siete un uomo, spesso finisce in O. Sono stanco, sono felice, sono entusiasta. Perfetto, anche se, come ha detto Mia prima, non dovete preoccuparvi troppo di queste regole adesso. Ascoltate, praticate e le imparate naturalmente nel tempo. Sì. E adesso voglio chiedere di nuovo a Lucas, come ti senti adesso, dopo questa bella conversazione? Ah, bella domanda! Mi sento ancora meglio di prima, se possibile. Parlare con voi, cari ascoltatori, e con te, Mia, mi rende sempre felice. Mi sento grato. Sì, mi sento grato e fortunato. Grato. Che bella parola. Significa che senti gratitudine. Che sei riconoscente per quello che hai. Io mi sento anch'io così in questo momento. Grata per voi ascoltatori, grata per questo podcast, grata per la bellezza dell'italiano. Perfettamente detto, Mia. E cari ascoltatori, vi lasciamo con questa domanda finale. C'è qualcosa nella vostra vita per cui vi sentite grati oggi? Qualcosa di piccolo o grande, non importa. Scrivetecelo nei commenti. Sì, la gratitudine è una delle emozioni più positive e potenti che esistono. E condividerla con gli altri la rende ancora più forte.
Noi aspettiamo i vostri commenti con tantissima curiosità. E non dimenticate, se questo episodio vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace qui sotto e se non siete ancora iscritti a Wow Podcast Italian, iscrivetevi subito. È gratis e non perderete nessun nuovo episodio. E condividete questo episodio con qualcuno che sta imparando l'italiano o con qualcuno che volete convincere a imparare l'italiano. Più siamo, più ci divertiamo. Benissimo detto, Mia. Allora, cari amici, è tutto per oggi. È stato un piacere enorme come sempre. Un piacere assoluto. E ricordate, l'italiano si impara un giorno alla volta, un podcast alla volta, un sorriso alla volta. Non mollate mai. Bellissimo messaggio. Buona giornata a tutti. A presto su Wow Podcast Italian. A prestissimo. Buona giornata e continuate a praticare il vostro italiano. Ciao ciao!